Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi, questi sono contatori del gas, tutti li avete in casa, ma pochissimi di voi hanno visto cosa c'è dentro. E quindi smontiamolo subito. Innanzitutto togliamo i tappi. Questo cos'è? Un raccordo da 1 pollice? Questo qua, sì. 3/4. Assicuriamoci che non ci sia gas ancora all'interno. Direi di no. Questo indica il senso, il gas entra di qua e esce di lì. Allora, sono tutti di lamierino. Qua abbiamo visto che c'è del silicone che tiene incollate queste due parti. Quindi praticamente meccanicamente ribattuto addosso a un bordino di questo. E qui abbiamo visto che il misuratore è a cavallo, per cui sarà da smontare prima questo. E scopriremo, penso, anche se è vero che si può bloccare il contatore del gas con un magnete. Sì, alcuni dicevano quello della corrente, alcuni del gas, ma curioso di vedere quello che c'è dentro. Quindi direi proviamo a togliere questi sigilli con un cacciavite. Proviamo con un cacciavite, eventualmente useremo un martello. No, basta il cacciavite. Basta il cacciavite. Sotto c'è una vite a croce normalissima Philips. Abbiamo tutti i cacciaviti. Un PH2. Ma è vietato aprirlo. Questo è stato dismesso. Ah, ok. Ogni tanto i contatori hanno qualche problema e vengono sostituiti, perché magari credo che sia questa la procedura. Magari diciamo l'utente pensa che non funzioni bene e la compagnia del gas viene a fare un controllo, comunque sostituisce il contatore a carico dell'utente. Allora, qui abbiamo l'unica cosa passante, direi che sono questi, tramite c'è un forellino microscopico che con uno spillo si può schiacciare e va ad agire su questi 3 micropulsanti. Ah, ecco, attenzione. Sì. E qui immagino ci sia la batteria. No, c'è uno spazio vuoto. Sì, non ha nessun contatto. Lo sportellino lo possiamo togliere, come in tutti i video, dismontiamolo subito. Poi qui abbiamo un'interfaccia infrarossi che probabilmente serve per programmare l'apparato e inserire i dati del cliente. Questo forse è un altro sigillo. E adesso dobbiamo trovare come togliere questo misuratore. Ok, abbiamo scoperto che basta far leva qui e si solleva qualcosa. Forse non è proprio il metodo più ortodosso, però sembra funzionare. Sì, già si vede un circuito. Ecco qua. Siamo un po' bestie nel fare questo, ma è l'unico sistema. Display LCD. Abbiamo questa che era una protezione dei 2 LED trasmettitore e ricevitore della porta infrarossi, e direi di procedere con lo smontare anche questa scheda. Che poi perché li facciamo sempre di fretta questi video? Allora, mi sembra di aver già intravisto una batteria qua sotto, 2 batterie, abbiamo vinto 2 batterie, smontiamole subito, certamente. Si vedono anche 2 vitoni che tengono questa scatoletta dell'elettronica al corpo del contatore. Abbiamo un cavo di massa, tocchiamolo. Tanto salutiamo Marco Valleggi, stiamo toccando la massa per te. Ho già visto una cosa interessante.
Si intravede già qualcosa di Si interessante. intravede qualcosa. Allora, togliamo le batterie in modo che possiamo cappottare la scheda. Questo è il connettore della batteria, lo stacchiamo. Questo è il connettore dell'altra. Allora, si tratta di una batteria a litio non ricaricabile a 3,6 volt, 8,5 ampere-ora. Di solito queste qui hanno vita superiore ai 10 anni. Vediamo se anche l'altra batteria è uguale. Questa è una 3,6 volt, 7 ampere-ora. Sempre a litio non ricaricabile. Allora, cosa abbiamo qui? Un connettore flat. Abbiamo questo che immagino sia solo un distanziatore. No, è quello che ho visto prima da sotto. Ho capito. Qui abbiamo È una encoder, linguetta, qualcosa del genere. come vedete, che ruota e fa un certo sforzo. Sì, perché è lei che deve essere mossa Quindi stiamo c'è un sforzando. riduttore Sì, meccanico. sì. E qua E in qui qualsiasi abbiamo posto vada a sicuramente incastrarsi. Questo ha tanti denti, così uno quando il sistema di montaggio monta e va sempre al suo posto senza impazzire, e trascina in movimento quello che è un encoder. Allora, questi connettori flat SMD si aprono così, semplicemente. E ora andiamo a prendere un paio di pinze e facciamo vedere come è fatto sotto questo encoder. Nel frattempo ci siamo accorti di un'altra cosa. Vi ricordate che abbiamo tolto questo con questo sigillo di plastica? Ebbene, qui sotto c'è un micro interruttore SMD, qua, che è quello della manomissione, molto probabilmente. Per cui se provate a fare questa cosa sul vostro contatore di casa, immediatamente questo dispositivo trasmetterà alla centrale che avete manomesso il contatore. Qui invece vediamo tutte queste piste qui, con questi fori passanti, sono praticamente una spira di un'antenna, sì. una bobina di un'antenna. E infatti qui vediamo tutta la parte a radiofrequenza del circuito. Bene, stavamo aprendo l'encoder del contatore. Vediamo se riusciamo a farlo in modo. Eccolo qua. Ottico. Non c'è nessun modo di manomettere. Allora, come è fatto? Ci sono queste tre linguette di plastica e questi tre spazi vuoti, e qui abbiamo due fotocopiatori. I fotocopiatori sono fatti così: c'è un LED infrarosso che trasmette e un fotoricevitore. Quando la linguetta passa in mezzo interrompe il passaggio di luce e di conseguenza segnale elettrico che viene contatto. In questo modo qua, avendone due, riusciamo a capire se la ruota sta girando in un senso o nell'altro. Per cui se per assurdo noi pompassimo aria all'interno del contatore, questo si renderebbe conto del flusso opposto e anche qui probabilmente tirerebbe fuori un allarme. Qui direi che non c'è nient'altro da vedere. L'altra cosa che possiamo far vedere è questa 49-2015. Quando sulle schede elettroniche vedete questo tipo di marcatura, si parla della 49esima settimana dell'anno 2015, quindi è stato fatto probabilmente intorno a dicembre. Facilmente seguastato. Mentre invece vengono sostituiti normalmente i contatori molto datati, perché con il tempo possono subire usura e non essere più precisi. Questo viene fatto di routine. Questo flat che era sulla scheda va a finire sotto, e ora vediamo dove. Ci serve un cacciavite a croce per togliere definitivamente il cassettino.
Da notare che l'altra vite non era stata neanche messa. C'è ancora qualcosa? Ah, c'è questo. Voglio c'è vedere questo. come estrarlo. Direi che con la delicatezza si toglie tutto. Ops. Eccoli. Bene, questo va a finire all'interno, E vedremo cosa serve. per cui direi che qui abbiamo un OR, un O-ring che fa tenuta. La pressione del gas metano che vi arriva a casa è veramente bassa, per assurdo basterebbe anche uno straccio quasi per Sì, questi sono chiudere gommini il flusso per comprimere la scatoletta, non sono guarnizioni in realtà. di tenuta, questi sì però. mentre lì l'O-ring si dà la tenuta. Ok, passiamo all'hardware. Ora qua in mezzo c'è quella guarnizione siliconica incollata, sembra sicura. Facendo questo lavoro i due lembi si chiudono. Ecco, Che buon profumino. Qui siamo stati attenti ovviamente a non rovinare questo connettore, ma mi sa che dovremo tagliare anche quello. Ah, faccia il sistema dei due polmoni. Praticamente adesso tiriamo fuori se riusciamo, è una cosa interessante perché sono due polmoni che lavorano con una membrana di gomma molto sottile, quindi ecco, posso confermare che è rimasto il sistema degli anni 40 in poi, perché questa membrana viene spinta da una parte in un polmone, muove un meccanismo che fa girare quel perno che avete visto prima, poi parte l'altro e c'è un sistema di valvole che deve fare questo scambio. Infatti si vedono già delle cose interessanti, tutte in nylon stampato iniezione, molto complesse, cioè molto. Sono leve, perni e dovrebbero essere i comandi delle valvole che fanno lo scambio, è un po' come una macchina a vapore, diciamo. i vecchi contatori erano, fra virgolette, un po' più vantaggiosi perché non avevano queste membrane in materiale sintetico e col tempo tendevano a irrigidirsi e quindi il movimento era molto più pastoso e quindi quando invecchiavano si Sì. risparmiava gas. Sì. Va bene, vediamo come smontarlo adesso. Abbiamo trovato che ci sono queste linguette, quindi probabilmente il gruppo è stato incastrato da sotto. Qui ora spacchiamo tutte le linguette e si dovrebbe sfilare. Vediamo se viene. Ecco lui. C'è un sistema di O-ring. Ecco, si vede dove finiscono questo flat, questi collegamenti, questi conduttori. Ecco qua, adesso vediamo un attimo questo. Sì, Molto interessante. è una macchina a vapore in pratica. Bellissimo. Quindi è rimasto la tecnologia, sono cambiati i materiali, ma è rimasta la tecnologia di quelli degli anni 40, 50, 60, fino adesso. La stessa tecnologia. E prima erano fatti in un altro modo, negli anni, diciamo fino agli anni 20, erano rotondi i contatori, erano pieni a metà d'acqua, c'era un mulinello con delle coppe girate sottosopra che prendevano le bolle di gas che venivano dalla mandata, si riempivano queste coppe, galleggiavano nell'acqua, venivano su, liberavano il gas e entrava un'altra coppa a riempirsi, in base alla velocità di rotazione dava la portata. Allora, quindi come abbiamo detto, queste sono le valvole, questa, no, queste sono il motore, queste, le valvole sono queste
Questo c'è un braccetto che viene spinto dalla membrana e quindi fa tutto il suo coso di scambiare i due ambienti col gas che entra e il gas che esce, tipo una macchina a vapore, un Proviamo a soffiare distributore. dentro il tubo. E forse al contrario, bisogna aspirare. Sì. Bellissimo. Quando però si consumano queste superfici che sono stampate con una precisione enorme, poi comincia a perdere colpi, nel senso che comincia anche questo in effetti per questo motivo a segnare meno gas di quello che passa, perché chiudono male e gira meno. Andiamo a vedere che cos'è l'altro oggetto che si trova qua, e si trova dove abbiamo rotto queste, sull'arrivo del gas. Il gas dall'impianto arriva qua, poi qua va la cucina a gas, a quello che si vuole. Vediamo se, ecco, addirittura c'è una cassettina qua, c'è un integrato, un'interfaccia, e questo rivetto qua filettato Qui c'era tiene, fissata la cassetta esterna. sì, tiene, forse è innesto, forse basta, è a clip forse, ecco, cosa che ho visto, ecco qua, questo non so cosa sia, ci sono delle righette nere, comunque lo Potrebbe vedremo. essere un sensore di umidità. Mi Un sembra qualche una di sensore. quelle. Ah no, è un codice a barre Un semplicemente. codice a barre, ecco. Ho capito. Bellissimo, diciamo, dal sistema di controllo dei contatori, se tu non paghi la bolletta, c'è un motorino, adesso lo muovo così a mano, però, chiudono il gas a casa tua. Ah, ecco. Bellissimo per loro, non per quelli che non hanno da pagare gas. Ci vuole una pinzetta questa. Ma si blocca, c'è qualcosa che non va, forse bisogna studiarla meglio, c'è qualche trucco. Comunque, ecco, è una, Sì, è un attuatore che va. è una valvola a sfera con questo motorino, un attuatore, bellissima cosa. Quindi se vogliamo rompere il contatore di casa, prima cosa tagliare questo flat in modo da inibire la chiusura del Esatto. gas da remoto. E qui vediamo il meccanismo che permetteva all'encoder di girare da fuori. Praticamente questa biella è corta, questa più lunga andava a far girare questo, trasmettendo all'esterno il movimento. E ora sono ansioso di vedere l'altro contatore. Ma sarà la stessa cosa, l'interno è identico. Mentre qua avremo la cosiddetta pascalina. Vediamo un po', leviamo i sigilli. Anche qui ci sono i due sigilli. È lo stesso tipo di contenitore. Che viti ci sono? Solite viti a croce come nell'altro. Quindi, Questo contatore magari potremo anche riutilizzarlo sì, o vedere se si può azzerare. Ah, eccolo abbiamo qua. un ingranaggio al posto di quel sistema là, c'è un ingranaggio. Vediamo un attimo una cosa. Allora entra di qua. Si sente proprio il rumore Sì, delle valvole a sì, cassetto che scambiano. Infatti, Quindi quello fa girare questo questo che viene demoltiplicato e così andiamo indietro. Quindi l'azienda ci pagherà i soldi perché gli stiamo restituendo il gas. Esatto. Non c'è modo di bloccarlo o di fare qualcosa perché è tutto di plastica, quindi anche con un magnete Non si fa direi niente. che è proprio una leggenda metropolitana, Sì. quella che il contatore del gas si ferma o rallenta. Bene,
Se questo video vi è piaciuto dateci un like, che ci mancano parecchi i vostri like, ne abbiamo bisogno per continuare a crescere. Troverete qui sotto nella descrizione del video alcuni link per acquistare i nostri prodotti più richiesti dai nostri iscritti e quelli che consigliamo noi. E soprattutto questo canale, come diciamo sempre, si basa sulle visualizzazioni, è ancora gratuito grazie a voi, per cui chi ci vuole donare un caffè o chi vuole fare una donazione, qui sotto nella descrizione del link può trovare tutti i collegamenti per farlo. Bella ragazzi! Bella Bella, ragazzi. Ragazzi.